Sapete cosa succede quando questo paese viene colpito da qualcosa di duro? Questo paese reagisce come un cuore solo. Io l'ho visto chiaramente ora dopo il terremoto. E proprio in quei momenti mi è tornato in mente una ragazza venezuelana, Gabriela, che ho conosciuto durante il mio ultimo viaggio in Argentina. Si parlava, mi guardò negli occhi e mi disse che l'amore per la propria terra e per la propria gente non si spegne, nemmeno dopo 9 anni di lontananza dal suo paese. Oggi voglio raccontarvi cosa mi ha confessato Gabriela, perché credo che sia una lezione di vita che tutti dovremmo ascoltare almeno una volta nella vita. Io vi giuro che quando le ho detto che vivo qui, a Isla Margarita, io ho visto i suoi occhi che si sono illuminati in un istante, come se in quel preciso momento le avessi portato, che ne so, una fetta del sole di questa terra, della sua terra. E tra i vari messaggi che mi ha dato, Gabriela mi ha detto anche una frase che mi è rimasta piantata nel cervello. Mi disse: emigrare per me è stato come divorziare da qualcuno di cui eri ancora profondamente innamorata. Io ho divorziato dal paese che amo, dove sono nata e che mi manca come l'aria. Però lo dovevo fare perché era rimasta la mia unica soluzione. Non l'ho fatto perché lo volevo, l'ho fatto perché dovevo, perché ero obbligata, perché non avevo altre soluzioni. Resti lì, pensi a quelle parole e mi viene a mente una cosa sola. Noi spesso ci lamentiamo per sciocchezze, un ritardo, il traffico, una tassa, una multa, una giornata storta sul lavoro, e alla fine per noi siamo abituati che quella è la fine del mondo. Poi guardi le storie di queste persone, guardi cosa significa per un venezuelano dover impacchettare tutta la propria vita in una valigia, lasciarsi alle spalle casa, lavoro, figli, affetti, ricordi. E quello capisci cosa significa davvero affrontare la vita e passarsela dura. Sapete cosa significa passare dall'essere un professionista affermato nel proprio paese, con una carriera, una casa, un ruolo sociale, a dover fare in un'altra nazione un lavoro immensamente più umile di quello che ti senti di saper fare, delle tue capacità? Significa metterti l'orgoglio in tasca ogni singolo giorno per mandare i soldi a casa o da mangiare ai propri figli. Oltre alla fatica fisica, poi mi raccontava che c'è il veleno del razzismo, un razzismo che a volte striscia, a volte è sfacciato, camuffato da battutine o porte chiuse sul lavoro. Proprio lei mi raccontava che è stabilmente la prima nei risultati di vendita dell'azienda per cui lavora, la migliore in assoluto. Eppure, siccome è venezuelana, non viene presa in considerazione per un avanzamento di carriera o una promozione nella gerarchia di dove lavora. C'è sempre un soffitto di vetro legato alle proprie origini. E poi la paura più dolorosa, quella che lei quasi l'ha commossa, il fatto di dire sì, sono venezuelano, sentirsi giudicati dagli altri come se la colpa di tutto quello che la televisione e i giornali raccontano sul Venezuela fosse, che sia vero o falso, fosse responsabilità tua, come se il colpevole della crisi da cui sei dovuto fuggire sia, come se tu fossi il colpevole. Immaginati questo peso sulle spalle. Immaginati il peso anche che mentre vivi tutto questo devi seguire, magari come ha fatto lei, il funerale di sua madre attraverso la schermata di un telefonino, tramite una videochiamata. Poi un'ora dopo devi asciugarti le lacrime, metterti un sorriso a 24-36 o quelli che sono denti e continuare a lavorare come se nulla fosse, perché il mondo fuori non si ferma, non ti chiede come stai, non gliene frega nulla e soprattutto ti giudica perché la venezuelana. Eppure, nonostante tutto questo dolore, Gabriela mi ha parlato dell'orgoglio viscerale di sentirsi venezuelana. Mi ha raccontato dei piccoli riti quotidiani che ha, di quando prepara una repa la mattina e ogni boccone per lei è come tornare a casa,
di quando beve il caffè in ufficio in una tazza con la bandiera del Venezuela stampata sopra? Piccoli gesti per dire a se stessa: io non dimentico chi sono. E questo è quello che ammiro immensamente di questo popolo, è la loro fede incrollabile, la fiducia brutale che hanno nelle loro capacità. Credetemi, un venezuelano può perdere tutto, però la dignità e il calore umano, quella no, non la perde. Ti danno il buongiorno anche quando gli altri ti voltano le spalle, ti regala un sorriso anche quando dentro ha l'inferno. Immaginatevi, il funerale di una madre per telefonino. Quindi è vero che ognuno ha il suo, però quando guardo chi si lamenta per una sciocchezza vorrei davvero farlo sedere di fronte a Gabriela, di fronte a una madre venezuelana che ha attraversato un continente da sola per salvare la sua famiglia. Vorrei chiedergli: ma te davvero di cosa ti lamenti esattamente? Io non lo so a chi arriverà questo video, non so quali algoritmi muoveranno queste parole, però se un venezuelano o una venezuelana in qualsiasi parte del mondo sta guardando questo video e ascoltando quello che dico, io vi prego, accettate questo consiglio da chi vive e ama la vostra terra. Stringete i denti ancora un pochino solo, non vi fate illudere dal mito del sogno americano o da quello europeo, peggio mi sento, che spesso si rivelano gabbie dorate piene di solitudine, freddezza. L'unico vero sogno possibile, la vera rinascita, è qui, nella vostra terra, la terra di grazia che è il vostro paese. La vostra casa vi aspetta e il suo valore non risiede nelle circostanze del momento, ma solo nell'anima della gente come voi. E questo non lo dico a parole, io lo dimostro giorno per giorno con fatti. Sono felice di essere venuto a vivere qua, felice di vivere qua, e sono nato in un paradiso come l'Italia. Quindi, però la vita vera, quella vera per il futuro, è qui, non è là. Quindi accettate questo video come dedica di un pensiero a tutte le persone che ogni giorno combattono la propria battaglia lontano da casa, in silenzio, mantenendo intatta una dignità, e anche per ricordare a ciascuno di noi quanto siamo fortunati ogni volta che pensiamo che la vita ci giri le spalle. Impariamo da questa forza, impariamo a non arrenderci, a credere in noi stessi, a portare rispetto per chi ha avuto meno fortuna o il coraggio di ricominciare da zero. Quindi grazie ancora Venezuela, grazie venezuelani, e grazie anche a voi per essere stati con me.